Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Quest'oggi, come promesso, proseguiamo ancora una volta con il montaggio dell'Enterprise D. In particolare proseguiamo con i kit che ci sono stati forniti in corrispondenza del fascicolo 2. In questo caso fase 4, quindi in questa fase monteremo alcune parti della pannellatura dello scafo. Come potete vedere qui nel blister li abbiamo già preparati qui davanti. Ci sono varie parti, ci sono le varie coperture dietro che serviranno per trattenere i LED in posizione, ci sono i LED forniti, alcune scialuppe di salvataggio che dovremo applicare come abbiamo già fatto in precedenza per la parte del ponte principale. Questo pezzettino qua che è l'emettitore degli scudi, uno degli emettitori degli scudi, e ci sono queste parti nere e trasparenti che sono le varie e proprie finestrelle che dovremo applicare in sequenza qui nei fori già diciamo forniti sullo scafo per ricreare appunto tutte le varie finestre della nave. Ok, quindi adesso chiaramente andiamo a cominciare. Apriamo la confezione. Come vedete ho già qui tutto parte dell'equipaggio di plancia che è venuto a trovarmi, che controllerà l'operazione, e insieme a loro daremo un'occhiata a tutto e procederemo al montaggio. Attivare. Bene, procediamo quindi a tirare fuori i vari pezzi. Allora, al solito abbiamo tutta la serie di cavi con i LED, le nostre viti. Questa volta ci hanno dato le BP e le DM. Ci sono le scialuppe di salvataggio, abbiamo 3 sprue. Ricordo, per chi non lo sapesse, che sprue viene indicato come l'intelaiatura di plastica che raccoglie i pezzi da, diciamo, tagliare via poi, no? In modellismo è chiamato sprue. Chiaramente quelli lì diventeranno pezzi di scarto una volta tolte le scialuppe di salvataggio, però io comunque vi consiglio di tenerli, perché nel modellismo spesso può servire utilizzare dei pezzetti di plastica, diciamo, recuperati, e quella potrebbe essere una fonte da cui attingere. Ok? Allora, tiriamo fuori le pannellature. Allora, questa è plastica, questo pannello qua. Anche questo è plastica. Mentre questo è in metallo, molto più consistente. Evidentemente hanno fatto lo scafo in maniera un po' mista, forse per non appesantirlo troppo, perché altrimenti magari con il peso andavamo un po' troppo oltre. Ma comunque è una plastica di buona qualità, quindi non è che abbia meno valore perché è fatto in plastica, anzi delle volte la plastica offre anche dei vantaggi. Allora, ecco, togliamo anche questo e poi tutte le varie finestrelle. Ecco qua, verificare sempre che non ci sia più niente. Oh ragazzi, adesso mettiamo via le finestrelle che servono dopo. Ok, attenzione a non perderle, poi quelle lì vanno ritagliate perché sono molto piccole e possono sfuggire via. Procediamo prendendo le scialuppe di salvataggio. Ok, queste sembrano completamente uguali. Io adesso la mia vista non è eccezionale, però non mi sembra che ci siano differenze strutturali, tant'è vero che
di solito dovrebbero avere una numerazione. Tra l'altro anche nella serie vista in TV il modello aveva solo mi sembra una sequenza di 6 numeri che poi si ripetevano. In realtà invece di fare una numerazione completa, che mi sembra ne avesse 500 di scialuppe circa, però per non perdere tempo a fare tutti i numeretti, chiaramente sono stati fatti i numeri solo per le sequenze che venivano inquadrate in maniera ravvicinata, quindi sono state numerate diciamo bene solo quei 6-7 portelli, poi il resto sono stati fatti diciamo copiati, quindi ripetuto con gli stessi numeri pure sul resto dello scafo. C'è già qualcuno che ha proposto dei trasferelli per modificarli, per farli, ma hanno un costo veramente elevato. Per quanto io capisca il lavoro fatto nella preparazione del tutto, parliamo sempre di trasferirli e farli costare quelle cifre. Sinceramente io non me la sento di suggerirvi l'acquisto. Allora, come detto in precedenza, procediamo a togliere le scialuppe qui dalla sprue. Fate dei tagli precisi, ok, in maniera da non rovinare il pezzo. Se volete, compratevi un tappetino come questo. Questi sono chiamati tappeti antitaglio, esistono di vari prezzi, di varie misure. Questo che ho io è della Tamiya, che è una casa di modellismo molto buona. Questo resiste ai tagli, quindi anche se fate così non si incide in profondità, ed è fatto apposta per fare queste operazioni di taglio quando dovete tagliare qualcosa. Nel tempo si distruggerà anche questo, io qui ci ho fatto un colpo di phaser, vedete? In realtà era un saldatore a stagno che mi ero dimenticato appoggiato sopra e quindi l'ha un po' fuso, però comunque sia è un supporto resistente che vi eviterà di danneggiare magari il tavolo dove state lavorando, ok? Allora, fatto questa piccola premessa, continuiamo con l'operazione di taglio. Girate poi dall'altra parte e fate lo stesso. Ovviamente questi si possono anche togliere a mano, però togliendoli a mano potrebbe rimanere qualche piccola imperfezione magari sul pezzo, allora in quel caso poi lo dovreste comunque rifinire, però insomma vedete voi, poi ognuno lo fa come meglio crede. Vedete? Io adesso l'ho eliminato. Ovviamente se è rimasto qualche dentino dalla sprua, pure qui lo eliminate molto delicatamente, facendo attenzione a non incidere troppo il pezzo. Ora prendiamo una delle parti dello scafo in plastica, in particolare quello che viene identificato come U309. A vista lo potete identificare perché tra i due in plastica è quello che ha il maggior numero di scialuppe di salvataggio, dei buchi, no? Qui ne vedete 6 e qui ne ha solo 2. Prendete quello che ne ha 6 dei pezzi in plastica, ok? Lo girate, così praticamente lo girate così, ok? E ci cominciate a mettere i pezzetti delle scialuppe, tenendo sempre presente che andranno orientati con la scrittina piccolina che vedete che non si riesce a leggere in basso verso le finestrelle, ok? Ops. Come vedete questi sfuggono anche via. Adesso ne devo preparare un altro perché ne servono 6, chiaramente comunque viene così, vedete? Adesso tagliamo anche gli altri. Ovviamente per chi non ha un cutter sotto mano potete anche fare semplicemente così, prendete il pezzo e lo fate ruotare, si stacca uguale. Chiaramente poi andrà rifinito un po' sui bordi perché c'è comunque quel, diciamo, puntino di plastica che rimane, che a me dà un po' fastidio, quindi lo rimuovo con il taglierino, ma voi se volete potete anche lasciarlo, tanto rimarrà comunque nascosto. Allora ne prendiamo un'altra, la mettiamo nel posto mancante, ecco qua. Chiaramente poi verrà bloccato dal pannello posteriore,
ok? Adesso lo posate delicatamente e cominceremo a inserire le finestrelle. Le finestrelle ci sono nere e trasparenti, ok? Sul fascicolo viene indicato come disporle, sia quelle nere che quelle trasparenti. Loro hanno già dato la disposizione di come appaiono messe in televisione, che chiaramente quelle nere simulano la finestra spenta e quella lì trasparente è quella accesa, dove si vedrà la luce. Siete liberi però di cambiargli di posto se volete, perché non cambierà assolutamente nulla. Se volete però un riferimento diciamo preciso alla serie TV, da come dichiarano loro sul fascicolo, seguendo le foto messe da loro già avete quel tipo di sequenza. Quindi cominciamo. O le tagliate col sistema che vi ho detto prima, oppure girate, sempre come ho detto poc'anzi. Ecco qua, ne rimediate una per volta e l'andare a posizionare all'interno dei buchi. Chiaramente la parte che è più larga dietro farà da battuta, quindi non uscirà dalla parte davanti, e proseguite così fino a completare tutta la sequenza. Ecco, completate tutta la sequenza fino ad ottenere questo. Chiaramente non lo girate, sennò cascano tutti. Questi poi andranno chiaramente fissati con questa copertura qua, che ha il codice scritto sopra, lo potete leggere dall'altro lato, e viene identificato come pezzo U309AL, ok? Questo poi andrà sopra e bloccherà tutti i pezzi. Ora mettiamolo delicatamente da parte, senza far smuovere nulla. Prendiamo il pezzo che vi ho indicato e ci andiamo a mettere i LED. Quindi prendiamo uno dei cavi, ok? Sono identificati tutti e tre dalla lettera B, quindi sono identici. Ne prendiamo uno. Ovviamente, come sempre, se non sono ben tagliati, proseguite un pochino facendo così, in maniera tale da prendere più spazio per poterli piazzare, e li andremo, orientiamo il pezzo in questo modo e li andremo a mettere uno da una parte e uno dall'altra. Andiamo a posizionare il LED, in questo caso quello con il filo giallo lo mettiamo da questo lato, come dice nelle istruzioni. Premiamo bene per farlo entrare. Attenzione ragazzi, non dovrebbe cambiare molto se l'avete messa al contrario, perché comunque la cosa importante è non mettere al contrario le connessioni, quindi il connettore che andrà sulle schede elettroniche, questo va rispettato il verso. Poi se avete messo il filo girato invece da questa parte con il rosso al posto del blu non cambia molto, perché comunque non è quello che porta la corrente, quindi solo le connessioni sono importanti. Quindi lì dice in un modo, ma se anche lo mettevamo con, ad esempio, per farvi capire, qui come vedete il giallo adesso è da questa parte, ma se il giallo era da quest'altra era la stessa cosa, perché tanto il LED illumina tutte le parti, ok? Invece la cosa importante da vedere, quando lo mettete nel connettore delle schede elettroniche, verificate sempre nelle istruzioni il colore che vedete sul lato dei fili, perché chiaramente in base alla foto che troverete il giallo dovrà stare in quella posizione e quindi vi darà la conferma che lo state inserendo correttamente. Comunque su questi spinotti è importante verificare sempre quei pernetti bianchi sopra, quelli sono l'indicazione di come vanno inseriti dentro le schede elettroniche, ok? Comunque, fatta questa piccola premessa, mettiamolo anche il LED da quest'altra parte, premendo sopra così. Ok, poi recuperiamo il pezzettino con tutte le finestrelle, verifichiamo che spianino tutte bene dentro, quindi diamogli un attimo una sentita per fare in modo che siano tutte incastrate bene. Verifichiamo che non si sia spostato niente, ok. Prendiamo il pezzo che abbiamo appena assemblato, come vedrete è facile capire la posizione perché ci sono i fori, no? In questa disposizione a triangolo, quindi seguite la disposizione a triangolo anche dei perni che trovate qui sul pezzo. Lo giriamo chiaramente perché i LED devono rimanere chiusi tra i due pezzi e lo appoggiate in questo modo, spingendo con le mani in maniera tale da essere sicuri che spiani tutto bene, ok?
dovrete ottenere un risultato così. Ora, per sigillare il tutto, mettete chiaramente delicatamente giù, prendete 3 viti BP, viti per la plastica, quindi senza bisogno di lubrificare. Spostiamo, ecco, le finestrelle là per far posto un po' alle viti e andiamo ad assemblare i 2 pannelli. Vi ricordo di usare sempre una certa delicatezza quando lo fate, perché comunque si tratta di materiali teneri. Non stringete a morte, anche per evitare che i pannelli possano piegarsi facendo delle curve strane, ok? Fate attenzione durante l'operazione che non vi cada niente da dentro, magari qualche finestrella che va via dalla sua postazione. Attenti anche a non perdere le varie finestrelle. Dicono che ne hanno date alcune in più, ma comunque sarebbe bene evitare di perderle. Ecco qua. Verificate anche sui bordi il corretto assemblaggio delle parti, perché non ci sono state parti più premute rispetto ad altre, no? Il pannello deve spianare bene, quindi è importante non stringere troppo le viti. Ora riponiamo il pannello completato da un lato e prendiamo il successivo, sempre quello in plastica. Ci inseriremo chiaramente qui altre 2 scialuppe di salvataggio e poi qui inseriremo le finestrelle secondo lo schema riportato, che ripeto però potete anche variarlo in base ai vostri gusti e come vi va, insomma. Io seguirò lo schema perché mi piace fare le cose come quelle viste in TV, poi chiaramente non è che mi fiderò solo di loro che lo dicono sul fascicolo, andrò a verificare anche verificando le immagini che veramente siano disposte in un certo modo, però chiaramente lo farò con calma, tanto abbiamo 2 anni e mezzo di tempo, ragazzi, non si fa prima. Oh, allora, vedete? È un lavoretto di pazienza, perché chiaramente i pezzettini sono piccoli, possono sfuggire. Io chiaramente adesso, per accorciare un po' il filmato, se no stiamo qui troppo tempo e vi annoio, salterò le parti. Ecco, comunque il sistema da usare è questo: mettete tutte le finestrelle in posizione e ci vediamo tra poco appena l'avremo fatto. Ecco qua, in questo modo. Adesso, poggiandolo delicatamente per non far muovere le finestrelle, prendiamo l'altra copertura per i LED, questa qui. Questa, come notate, avrà 3 slot per mettere i LED, no? Ok? Ci sono sempre i buchi in disposizione triangolare, quindi non farete fatica a identificarli. Poggiamo qua, prendiamo un altro cavo LED, come al solito separiamoli un pochino, ok, e li andiamo a inserire in quest'altro. Ora spostiamo questo delicatamente qua. Prendiamo anche l'altro cavo, che come vedete ce ne sono 3 qui da mettere, quindi dobbiamo metterne anche un altro da qua. È un po' difficoltoso farli rimanere in posizione perché tendono chiaramente a muoversi. Qualcuno magari consiglia di metterci un po' di colla, però ripeto, io voglio evitare di mettere colla ove sia possibile farlo. Adesso però dobbiamo girarlo, questo pannellino, quindi dobbiamo riposizionarci davanti quello con le finestrelle. Mettiamo le dita sopra i LED per non farli uscire fuori dalle sedi, ok, così, e giriamo il pannelletto. Lo andiamo poi delicatamente a mettere qui sopra il pannello. Chiaramente, come ho detto, per evitare di incollare i LED possiamo anche fare così: appoggiare direttamente sopra il pannellino, ok,
Poi prendete il LED, alzate leggermente di lato e lo fate andare sotto. Stessa cosa da quest'altro lato. Ovviamente ci vuole un po' più di pazienza, però ripeto, chi vuole fare in fretta magari può incollarli, io perché mi piace proprio evitare la colla quando è possibile. Ecco qua ragazzi, un'operazione che richiede un po' di pazienza, però si può fare, vedete? Sono inseriti bene, chiaramente non devono uscire se tirate leggermente. Ripeto, chi non ha pazienza e vuole magari risolvere, perché chiaramente quando proverete a mettere il coperchio sopra i LED cadranno, no? Quindi diventa un po' complicato, potete mettere anche un goccino di colla per tenere il LED in posizione sul pannello prima di attaccarlo, però io ripeto, ci sono riuscito senza mettere colla. L'unica cosa che vi consiglio, perlomeno a me da una parte teneva di più il LED questo qua, allora questo l'ho lasciato direttamente attaccato, invece questi li ho inseriti dopo aver chiuso i pannelli. Praticamente ho chiuso i pannelli così e li ho alzato poco poco da una parte e delicatamente li ho infilati dentro, uno per volta. Ho richiuso bene qui, controllo che spianino bene e quindi il problema l'ho risolto in questo modo. Poi ognuno di voi chiaramente può trovare la strada che preferisce. Diciamo che questa fase di montaggio non è complicata, però richiede molta pazienza. Controllate sempre che le finestrelle siano tutte in posizione, stessa cosa per le scialuppe di salvataggio. E adesso andiamo a fissarle. Allora prendiamo le viti BP, che sono quelle indicate per fissare questi pannelli, eccoli qua, e andiamo ad avvitare il pannelletto. Ripeto, non avvitate a fondo perché altrimenti potreste anche creare oltre che delle crepe, anche delle pieghe strane sul pannello, no? Invece deve spianare perché questi poi andranno affiancati uno all'altro, quindi se ce n'è uno che rimane più abbassato magari si nota. Ok, quindi magari nella fase dell'assemblaggio poi dello scafo, quando andremo a fare diciamo l'unione tra i vari pannelli, dobbiamo fare attenzione anche a correggere eventuali problemi di questo tipo. Comunque già è possibile osservarlo perché vedete, non so se si nota, io adesso qui per esempio l'ho stretta un pochino troppo, no? Rispetto a come si dovrebbe essere. Allora torno un po' indietro e come vedete qui già lo spazio cambia. Poi ovviamente potrebbe non spianare anche bene un po' la plastica, però comunque possiamo correggere un po' dosando anche le viti, ok? Passiamo al pannello successivo. Lo giriamo in questo modo e lo mettiamo qua. La prima cosa da fare è applicare questo adesivo, ok? Qui sul fascicolo vedo che viene indicato come quello dell'emettitore del teletrasporto. Io forse prima vi ho detto che era invece quello degli scudi, ma in realtà io adesso non ricordo bene sinceramente la posizione di quello degli scudi e quello degli emettitori, ma comunque sono fatti uguali, quindi io ricordo che quelli del teletrasporto erano diciamo più piccolini, però lì sul fascicolo dice così. Comunque vabbè, poca importanza alla luce del montaggio, questo poi lo verificherò bene comunque in seguito. Questo è dotato di un adesivo 3M, quindi un adesivo abbastanza buono, dovrebbe reggere a sufficienza. Poi nel tempo, se non dovesse tenere, ci si metterà un goccetto magari di attack, ok? Allora rimuoviamo la pellicola di carta e lo andiamo a posizionare prestando attenzione al verso, come viene visto anche dal diciamo fossa che troviamo sul pezzo, no? Ecco qua, tenevo premuto con le dita per alcuni secondi
in maniera tale da dare modo all'adesivo di attaccarsi bene. Ecco qua, al momento sembra che tiene. Bene, dopo aver inserito l'adesivo dell'emettitore, se sia degli scudi o del teletrasporto ancora lo devo andare a verificare, inseriamo intanto le capsule di salvataggio, queste qua, ok? Allora giriamo il pezzo, ovviamente le dobbiamo inserire facendo in modo che, diciamo, la scrittina piccolina sia verso il bordo esterno, in questo modo, così, ok? Quindi procediamo ad inserirle tutte quante. Allora verifichiamo, mettiamo il dito, ecco così, vedete? In questo modo, ok? Allora ragazzi, una volta che avete messo poi le scialuppi di salvataggio sul pezzo metallico, questo qui, prendete il pezzo che avete precedentemente assemblato, inserite il led che mancava, questo qui, c'era il filo, se vi ricordate prima ne avevamo inserito uno solo, no? Quindi un altro rimaneva vacante, lo posizionate qua, ok? E procedete poi a montare il tutto. Andrà posizionato in questo modo sui buchi questi qua, questo e questo. Adesso vi faccio vedere meglio, comunque, ecco, andrà posizionato il tutto così e dovremo stringere con 2 viti DM. Allora prendiamole, lubrificatele prima, io già le ho lubrificatele con l'olio tecnico, diciamo, e fate chiaramente piano perché deve fare un po' di rifilettatura. Qui è necessario andarci molto delicati perché queste sono viti veramente molto delicate e non è comunque necessario stringerle a morte perché non serve. Tenete a battuta usando il pollice il pezzo argentato in maniera tale che le forcelle qui del pezzo vadano a inserirsi dentro le viti e così facendo avvitate. Come vedete che diventa un pochino duro, lasciate immediatamente, stessa cosa da tutte e due le parti, ok, in questo modo. Anche se doveste notare che magari qui non vi spiana troppo bene perfettamente, come anche nel mio caso, anche se di pochissimo, è perché probabilmente sarà necessario unire ancora altri pezzi dello scafo e quelli probabilmente aiuteranno a tenere lo scafo un pochino più così, un pochino più dritto, no? Quindi per il momento non serve che vi stiate troppo a scervellare. Ovviamente dovete verificare che però tutte le finestrelle siano ben fuoriuscite dalle loro sedi qua, Quindi se vedete che ce n'è una infossata dentro, allora magari potrebbe essere che l'accoppiamento del pezzo non è fatto bene perché qualche finestrella si è spostata e vi sta facendo spessore dentro. In quel caso le rismontate e ricominciate da capo perché purtroppo può succedere, ok? Questa adesso sembra abbastanza decente. Ripeto, qui c'è un lieve disallineamento, ma secondo me è più per il fatto che poi deve essere assemblato ancora con altre parti che lo terranno in tiro. Poi parlo comunque di una cosa molto leggera, non è una cosa... Ok? Questo è il risultato. Adesso lo andiamo a collaudare, quindi prendiamo anche le altre parti. Eccolo qua, mettiamo così. Ho qui chiaramente le finestrelle poi verranno messe in seguito perché non avendo il pannello dietro per coprirle, sennò sarebbero cadute, per quello che non ce lo fanno completare, E riprendiamo la scheda di test con le batterie. Non so se si riesce a vedere, ma i pezzi sono completamente illuminati. Adesso cercherò magari di avvicinarli un po' più alla telecamera. Eccoli qua.
Il cablaggio sulla schedina ovviamente è semplice, perché in questo caso parliamo di 3 connettori uguali. Comunque i connettori questi dei LED vanno inseriti sullo slot C, sullo slot A e sullo slot D, quindi l'unico che rimane vuoto è lo slot B. Non so se si leggono le lettere, comunque basta che voi seguiate quanto vi ho detto. Ok? Questa è la parte posteriore, come potete vedere, quindi i LED sono accesi. Ok, vi ricordo come al solito, quando avete collaudato il tutto, di rimuovere le batterie in maniera tale da non scaricarle e da evitare anche eventuali fuoriuscite di acido. Bene, anche per questa fase di montaggio è tutto, ragazzi. Sono stato felice di esservi stato di aiuto, perlomeno spero di esserlo stato. Come sempre vi ricordo, se avete dubbi o domande da fare, lasciatemi scritte nei commenti, io cercherò come sempre di rispondere a tutti. E vi do appuntamento a questo punto per la prossima fase, che è la fase numero 5, dove assembleremo tutta quella parte un po' circolare che è intorno al ponte 2, no? Quindi quei pezzi un pochino fatti strani che poi vedremo in seguito. Ok, lì sicuramente sarà molto più facile, perché si tratta essenzialmente di avvitare solo queste piccole parti metalliche, insomma non c'è molto da lavorare, d'accordo? Quindi appuntamento al prossimo video, ciao 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 ciao, e iscrivetevi al canale, mi raccomando, conto su di voi.